Non ti vedo poco. Mi vedi poco perché sono contro luce. Sì, perché sei contro luce. Pace. Ti intuisco. Considera che io ho visto le tabelline fondamentalmente per le classificazioni, tipo da low budget, no budget, sì, no, così. vabbè, cioè, Il low budget viene, cioè, tipo low budget è sotto i 500.000, no? No, magari 150. Ah, 150? No, cioè sopra i 150, dai 150 in su, low budget. Sì, sì. Tipo da 150 ai 300 Sì. è low budget, o 500 è low budget. Sotto i 150 è no budget. Sotto 150. Noi che le facciamo, capito, veramente con pochissimo. Sì, cioè, sì. l'estraneo l'abbiamo prodotto in due, io e Debe insieme, e ci è costato 5.000. 5.000. 2.500 a testa, cos'è? Non è no budget, è proprio... È anti-budget. È tipo poveraccio budget. Sì, non sì. so. Beh, io prima di contattare, cioè prima che tu mi contattassi ho messo su YouTube in una maniera proprio... Come tanti. Sì. Come tanti. Cioè dandolo per disperso o per perso nell'etere, nel senso che per me era finita lì. Certo. Ho cominciato a pensare a quel film quasi da subito dopo essere uscito dalla scuola al cinema, cioè è stata una cosa proprio molto... cioè era come perdere la verginità, ho bisogno di perdere... Era più importante perdere la verginità che non... Certo, che trovare le condizioni adatte per... Sì, cioè volevo togliermi il peso di dosso in un certo senso, infatti è stato un film girato molto in fretta. Com'è che diceva? Diceva che i fiori sono l'inchiostro e la terra la carta. In realtà avevo scritto un'altra sceneggiatura prima, che era una sceneggiatura molto complessa, molto lunga, molto articolata, molto fantasiosa, che si chiamava Leviatano. Ci ho messo tanto tempo a scrivere, c'è tutto un mondo dentro, no? E nella mia ingenuità ho pensato la scrivo e poi trovo qualcuno, no? Però appena uscito da scuola. E non è andata a buon fine, perché era veramente un progetto mastodontico, e quindi ho capito che forse sarebbe stato più facile ridurre la complessità produttiva di quella sceneggiatura lì, condensarla e fare qualcosa di più gestibile, di più semplice. Per progetto mastodontico cosa intendi? Cosa che lo rendeva così difficile? Tante location, tanti attori, atmosfere molto specifiche ma molto complesse da portare a termine in termini, cioè, con la fotografia, la scenografia, i costumi. Non era un film in costume, ma era un film molto complesso dal punto di vista estetico, e questione di poi io non avevo i mezzi per farlo, cioè era una delle fantasie ma non era, come dire, non era radicata nella realtà. E la struttura era un po' quella di film di Scorsese, quello fuori orario, cioè tutto in una notte, no? C'era tanto espressionismo dentro, perché all'epoca l'espressionismo era la mia cosa, cioè sia in termini di quadri che di racconti. Leggevo tantissimo Dürrenmatt, c'era quel tipo di energia lì. E infatti poi il film Mare non fare non ha niente in comune con quel film se non le atmosfere. Tu vieni a casa mia e comincia a puzzare. Io parlo e tu mi ascolti. E tu parli e le tue parole mi trivellano il cervello e scavano un buco. E tu ci versi il miele dentro. E poi ridi ogni volta che io mi giro. All'epoca, quando ho girato quel film lì, mi ricordo che la regia proprio, come dire, non ho neanche affrontato il discorso della regia, proprio, ma volutamente, Se comunque prima 3 anni di scuola del cinema, quella regia era una cosa che avevo masticato teoricamente molto, però avevo questa sensazione strana di, come dire, di non avere accesso a un determinato livello di sviluppo di quel film, perché non c'erano i mezzi, perché è stato un film girato veramente con nulla. Cioè, per dire, uno dei ragionamenti che ho fatto all'inizio, che è un po' stato il filo portante anche del film, è stato niente cavalletto, ma non perché magari adesso col senno di poi mi piacciono, ultimamente sono molto più per le inquadrature fisse che non con la macchina a mano, però all'epoca era niente cavalletto perché non voglio dare la sensazione
di avere il controllo su quello che sta succedendo, ho la sensazione di, come dire, di avere ricreato un mondo esteticamente coerente, perché in realtà era tutto un passo indietro, no? Era solamente prendiamo questi personaggi, facciamoli recitare in uno spazio e se riesco già a fare solamente questa cosa bene è già tanto. E quindi il sogno e lo sfalsamento con la realtà era lì che doveva avvenire, perché la regia era troppo complicata da gestire in quel momento lì. Quindi sei andato, come dire, seguito l'istinto? Sì, ho completamente seguito l'istinto. Poi dopo in montaggio ho cominciato ad aggiungere delle altre cose. Chiaro. Ho girato, un anno dopo ho girato degli altri dettagli, ho cominciato ad aggiungerci gli animali che erano, in parte li avevo girati durante la prima fase delle riprese, ma alcuni li ho girati dopo, tipo gli uccelli li ho girati un anno dopo. Lo stormo di uccelli che arriva con l'albero. A un certo punto avevi la tua sceneggiatura in mano. Sì. Okay. Innanzitutto, vabbè, l'hai rivista o l'hai tenuta più o meno originale? Non ho avuto il tempo, perché è andata così. Un giorno mi è venuta una mezza idea per una storia, ero a casa di amici, ho visto la foto di una persona in un bagno, ero andato a lavarmi le mani, ho visto la foto di una persona in un bagno e ho pensato, ma guarda le vite degli altri, che bello entrare nelle case degli altri, no? Pensa a un personaggio che entra nelle vite degli altri e spia le loro vite. E poi è rimasta un po' lì, però mi rendevo conto che in qualche modo, sai quella cosa che fa, è tutta una serie di idee, temi, cose che avevi in testa improvvisamente vanno al loro posto, no? E dici, questa potrebbe essere una cosa, no? E poi ho fatto una cosa che col senno di poi è stata molto, molto giusta, che è stato il motivo per cui sono riuscito a fare questo film, che ho bloccato l'attore. Questa è stata l'unica, veramente col senno di poi mi do ancora le pacche sulle spalle per averlo fatto, perché ho preso un impegno e quindi non potevo tirarmi più indietro. Assolutamente. Cioè l'ho chiamato e avevo già fatto dei lavori a teatro, avevo filmato e c'era qualcosa dentro di lui che mi attirava molto e gli ho detto, quando sei libero? E lui mi dice, tra un mese. Ti do una settimana di tempo, ok? Quindi in quel mese ho scritto il film e sapendo che poi sarei andato a girarlo dopo un mese. Certo. E quindi, però questa fretta in realtà è stato un motore fortissimo. Ma difatti secondo me una delle cose migliori che si possono fare è appunto quando cominci a lavorare su una cosa, cominci a coinvolgere altre persone, a organizzare, cioè diventa molto più impegnativo, molto più difficile tirarsi indietro. Sì. A quel punto sei dentro Sì. la giostra e devi portarla, devi portare la barca in porto. Sì. E quindi questa cosa qua mi è servita molto, perché mi ha evitato tutta una serie di processi di riscrittura, finisci a guardarti l'ombelico, no? Continui a cambiare delle cose, cambiare dettagli, invece no, cioè quello non sarà un perfetto, ma almeno è qualcosa, non sarà il massimo, ma almeno lo faccio. Certo. No. Ho visto dal balcone dei bambini che giocavano a guardie e ladri. Ce n'era uno basso e cicciottello, poteva essere nostro figlio, aveva una pistola vera. Gli è partito un colpo ed è caduto. Gli altri si sono messi a ridere, hanno preso la pistola e sono corsi via. Lui non si è più rialzato. Se vuoi vederlo è ancora lì in terra. C'è il coprifuoco, me l'hanno detto gli uomini peggio. Non si può scendere in strada. Ma io volevo soltanto cacciare i cordi e chiudergli gli occhi. Questo volevo fare. Quanto tempo hai girato? Una settimana. In una settimana hai girato tutto? Sì. Wow! Cazzo! Sì. Beh, una settimana. Poi sono andato in montaggio e un anno dopo ho girato delle altre parti, che erano tutte le parti con Federico, il musicista. Cioè in quell'anno lì ho fatto premontato, ho fatto fare le musiche a Federico Branca e poi ho girato tutte le parti con lui.
e qualche altro fegatello qua e là. Il personaggio di Federico Branca, no? Come lo vogliamo chiamare, per esempio, per non nominare sempre Federico No, Branca? chiamalo. C'è il personaggio che come lo chiameresti? Che cos'è? Un clochard, non so, che tipo di personaggio sarebbe? Che tipo di personaggio è? Io me lo immaginavo come, non ha un nome, per me era il narratore del film, era è presente il gallo di Robin Hood, quello Sì. che all'inizio era lui per me. Il menestrello? Il menestrello, sì. Siamo da quelle parti là, cioè quello che è un passo fuori dalla narrazione, c'è una storia e poi c'è qualcuno che osserva quella storia e la commenta, anche solo musicalmente, no? E lui era dentro quell'ambito lì, l'ambito della metastoria. E mi serviva questo collante, o forse questi momenti di respiro tra una scena e l'altra, anche perché il primo montato che avevo fatto era montato solamente delle scene, diciamo, quelle recitate. Della narrazione? Sì, ed era un film claustrofobico. C'era un esterno, erano tutti piani molto stretti, e invece poi lavorandoci dentro è uscito fuori un film che ha una sua aria, un suo respiro. Sì. E Federico serve anche il menestrello serve anche a questo. Ti ricordo, a un certo punto c'è un momento in cui Federico prende un ombrello da un bidone vicino a Porta Venezia e poi va per questo via all'Alberato, no? E mentre stavamo girando quella scena lì si è avvicinato un vero barbone, un vero senza tetto, e ha cominciato a interagire con noi e a dare indicazioni a Federico su come lui avrebbe fatto quella cosa lì. Grande! Sì. Consulenza da... Sì, la consulenza, diciamo, dal professionista, gentilissimo. Devo dire che mi piace moltissimo il personaggio del menestrello, chiamiamolo così. È strano chiamarlo menestrello, perché poi mi piace per esempio molto l'estetica, no, che hai utilizzato, il tipo di immaginario cinematografico che hai utilizzato, che secondo me richiama moltissimo per esempio Carà, no? Cioè quasi un Mr. Merd, però buono. E la cosa buffa di Carà è che io l'ho visto dopo aver fatto il film. E questa ho girato il film, poi un anno dopo, credo, o forse 2 anni dopo, ho visto Holy Motors. Lui ovviamente, cioè, figuriamoci, sta nell'Olimpo, però l'idea alla base è la stessa, cioè c'è un uomo che incontra delle persone e di volta in volta cambia identità. Questa era proprio la base, no? Non mi ricordo se durante la proiezione a Macao qualcuno mi ha detto guarda, questo qui è un film sulla solitudine. In parte è vero, sono tutti personaggi che non hanno un reale punto di contatto col mondo, no? Ognuno è chiuso nella sua piccola bolla. Certo. E ognuno ha i suoi demoni con cui deve dialogare, e ognuno è solo con se stesso. Nessun avvocato, no, non voglio passare da nessun avvocato. Questa cosa la dobbiamo risolvere subito. Ma come? Sono 150.000 euro, 150.000! Ma abbiamo le carte. Sì, deve pagare, ha firmato. Che cazzo vuol dire non rispondi al telefono? No, senti. Dammi 5 minuti, sto arrivando. Sì, ho capito, domani chiude il... Sì, ma scusi, non ce l'ho. Ti spezzo le gambe. Come, scusi? Ti spezzo le gambe. Diglielo. Ma... A martellate. Ti venisse offerta la possibilità di fare un film commerciale come ti viene chiesto, rispetto magari invece a continuare a fare quello che tu vuoi continuare a fare, continuare a utilizzare il tuo linguaggio, ecco, come sei
Come approcceresti questa cosa? Da che parte staresti? A braccia aperte. Io non sono assolutamente uno schizzinoso o altro, cioè mi rendo conto della potenzialità che c'è nella storia che parla al pubblico, alla massa, perché lì dentro c'è una potenzialità, c'è una forte potenzialità. Certo. Istintivamente non vado in quella direzione, istintivamente non, cioè se mi dai la possibilità di fare qualcosa di mio, non vado proprio in quella direzione lì, perché non sono lidi che frequento. Poi quella direzione lì è anche una cosa vaga da dire, però insomma non sono, mi piace sperimentare, mi piace sbagliare, mi piace tanto sbagliare. Secondo me i punti sono due: chiunque oggi può fare una buona immagine, o può fare un'immagine scadente e modificarla in post-produzione, quindi fare una buona immagine, e la soglia di attenzione, che è drasticamente sta calando rapidamente. Per cui cioè, io le faccio anche delle cose un filo più commerciali, magari quando giro i video musicali, o quando giro, le faccio, o le ho fatte, ho passato una fase in cui mi interessava molto farle perché volevo anche esplorare quel tipo di macchina lì. Però poi cioè, ultimamente mi chiedo, ma perché? Perché c'è una tale sovrapproduzione di immagini che forse vale la pena esplorare questo mezzo in un'altra direzione, perché questa è talmente abusata che sentirei solamente di, come dire, aggiungere il mio granello di sabbia in una spiaggia infinita. Non so tu cosa ne pensi. Io cioè, ci sto ragionando in questi mesi e non è che riesco proprio a trovare una soluzione a questo enigma, perché da una parte il cinema mi parla, o l'immagine, l'audiovisivo mi parla, però dall'altra sto subendo molto il sovraccarico di stimoli, di input. La post-produzione è durata 3 anni e avevo bisogno di vederlo sempre con qualcuno. Continuavo a guardarlo, ma non sono mai riuscito a vederlo da solo, perché era talmente un discorso, cioè, beh, che sarà capitato anche a te, cioè a un certo punto perdi il contatto con quello che la storia, le immagini rappresentano realmente, e semplicemente per te è come ripetere una stessa parola per 100 volte, perde di significato, perde completamente il significato. E non avevo mai passato così tanto tempo a montare la stessa ora e 10, cioè a un certo punto non aveva più la minima attinenza con la realtà. L'unica maniera che avevo per capire che cos'era era prendere una persona, metterla di fianco e guardare il film insieme. Anche se la persona stava in silenzio, comunque l'atmosfera nella stanza cambiava, qualcosa, le vibrazioni erano diverse, e io riuscivo a vedere il film per quello che era. Quando è finita ero contentissimo, e poi data anche la natura del film ero molto curioso di sapere cosa ne pensassero gli altri. Questa è sempre la parte più divertente. E a quel punto hai cominciato a farlo girare? O no? No, a quel punto ho fatto una proiezione per festeggiare, poi l'ho iscritto a qualche festival online, però non è andata a buon fine. E poi ho pensato, vabbè, mi arrendo, e l'ho messo su YouTube. E poi sei arrivato tu. Perché comunque dopo tutto questo lavoro è faticoso provare a spingerlo, a promuoverlo, a contattare, cose del genere. Per me era diverso, non era faticoso, era proprio incomprensibile. Per me è stato faticoso fare il film, però sapevo quello che stavo facendo. La fatica c'è stata, ma la strada, come dire, davanti a me la vedevo. Il discorso della promozione per me era proprio, non sapevo da che parte girarmi, non sapevo cosa fare. Credo ci sia anche un po' una forma di orgoglio dentro. Se a qualcuno piace quello che faccio, ben venga, ma io non ho quel tipo di attitudine lì, l'attitudine a andare a tirare la giacchetta alle persone. Ciao. E invece ci vorrebbe.